trasmissione. Siamo online. Se me ne dici così. Siamo. Ok. Allora, anche se non sai. Io sì. Tienimelo un attimo però. Dobbiamo mandare la. Allora io ti mando adesso. Come è espulso per il Adesso non faceva contatto. Ti mando su Telegram. mandalo anche a Simone Friga. Un link che tu devi mandare a tutti. Sì, mandalo su Piazza corso videomaking e a me in privato. Per favore. Resto qua. Perché è bello? Non ha per niente senso il fatto che non fa doppia visualizzazione. Tutti quanti stanno vedendo la mia il mio Telegram. È già messo. Sì, siamo già in diretta. Però tanto nessuno può accederci perché mica siamo in pubblico. No, siamo privato, non in elenco. Pubblico privato. Pubblico privato. Dai, in un'ora riusciamo a fare. Però devi dirlo urlando scritto in capsula. Ah, finalmente ho copiato, ok. E non te l'ho mandato in chat. Un attimo. A me stesso. Questo è quello giusto. Me lo mando io. Allora, ci siamo. Questo devo parcheggiare. Questo lo teniamo su spalle. Le dirette, i file dove stanno? Prendo il pezzo di occasione. E dobbiamo metterci con la Chromecast pure. La Chromecast. Dai. Con internet. No, da questo PC. Uguale, trasmetti. Sì. Puoi farle tu. Che mi arrivano le notifiche di Telegram. Stanno tutti guardando? Devo uscire subito. Chromecast, quindi da fare? No, aspetta, forse è direttamente da qua. O fai qua, trasmetti. Così però dobbiamo fare il discorso di. Ok, vedi. Ci sentono? Però l'audio non lo mettiamo. Questo è solo Chrome. Sì, Ma che è questo? Continuanza. Si è scollegato. Si sta connettendo il No, no, è Windows. Provato lì. Lo vedi, non Non so. mi informerò. Appena Sì, si sente. Lo tolgo Telegram, vai qua. Impostazioni. Io non c'ero ancora. Esci. Scendo al tuo telefono. Dici esci. Questo sta per spiegare il buio. Si sente. Come qualcuno sa come si trasmette fuori da Chrome? Fuori da Chrome, dal browser. No, da browser. Cioè, tu vuoi trasmettere proprio la All'esterno schermata? sì, si può fare, però non si Devi fare. Ma se prendi un cavo HDMI direttamente lo facciamo vedere, senza Chromecast. Ma è un casino, perché dobbiamo attaccare, non abbiamo due ingressi. Ma mica sei collegato col cavo HDMI. No, ok, tu dici di andare su. Trasmetti scheda, se fai trasmetti scheda metti tu. No, desktop. Vado.
Vado. No, allora, basta. Ok, sì. Vado? Sì, ci sono. Era questo che volevo. Si vede che sei... Si vede che la pronta. Io non ce l'ho. Buono. Ancora dobbiamo. 7,35 così. Controlla, qualcuno controlla Sì, sì. sì. Come volete. Entrambi. Si sente? Si sente. Si vede, si sente Gesù. Questo non lo vuoi collegare? Non sta prendendo. Questo non lo vuoi collegare? La blasfemia. Allora, quando volete possiamo secondo me iniziare. Il casino più tardi, sì, si dice. Solo che si è spento. Perché si è spento? Si spegnerà completamente. Allora... No, non ti spegne la lettura, devi solo anche... Sì. Va bene, dai. Molto in ritardo. Io sto in chat, Peppe Gay. Chi è? Edoardo È il solito. Allora, dai, iniziamo. Formazione videomaking, lezione 1. Io mi chiamo Giuseppe Piazza, sono un videomaker freelance e studio ingegneria del cinema. Qua vedo solo che un collega. Chi? Quanto lascia strano? Attualmente sono un senior advisor, cioè una persona che serve per dare consigli a chi sta dentro. È un videomaking, so che la palla a Alex. E mi occupo di comunicazione online e videomaking. Allora chiederei però velocemente ai nuovi, non ai vecchi, quindi solo i nuovi, di presentarsi perché ancora qualcuno non lo conosce. Che dite? Dai, partiamo da te che ancora non ti ho mai conosciuto. Piacere. Ok. Tu ti conosci? Tu? Io da parte? Ok. Conosco. Vabbè, dai, tutti li conosciamo, via. Andiamo subito veloci. Comunicazione, perché ce l'hai così? Vabbè, andiamo avanti. Allora, diciamo qua abbiamo una brevissima definizione di cosa significa comunicare del termine comunicazione. Questo ovviamente me la leggete voi, io vi porto solo un esempio che la comunicazione è importante come nella realtà di tutti i giorni, anche nel videomaking e in qualsiasi forma di arte. Se noi abbiamo, cioè diciamo che la comunicazione si fonda su un concetto di messaggio trasmesso da un utente A e un destinatario B. Ora, se noi sbagliamo o almeno diamo per scontato che il messaggio sia corretto, sbagliamo. Dobbiamo sempre pensare che il messaggio potrebbe essere non chiaro e quindi non arrivare bene al destinatario. Quindi comunicare significa anche fare attenzione a questo e permettere la perfetta comunicazione tra due punti, cioè A e B. Nel linguaggio audiovisivo la base, l'unità di base è l'inquadratura, cioè quello che noi vediamo. Appunto può essere definita come la porzione di spazio che viene ritagliata all'obiettivo. Il fatto di il concetto di inquadratura insiste su altri due concetti che sono cornice e piano. Cornice è quella che appunto pone i quadri, una cornice che ritaglia la porzione di spazio che vediamo, piano è tutto quello che ci sta oltre la cornice. Quindi ovviamente nei film noi possiamo anche guardare un'inquadratura in una stanza, l'inquadratura si sposta, però noi sappiamo che in quella stanza, anche se non è visto, c'è un oggetto posizionato nella stanza perché l'abbiamo visto precedentemente, quindi è stato creato un piano. Andiamo alle fasi di una produzione audiovisiva. Pre-produzione
produzione e post-produzione. Nella pre-produzione abbiamo inizialmente l'ideazione, riferimento fonti sviluppo, che può essere anche fatto con delle campagne teatrali o ci sono vari altri modi. Perché PC stiamo sistemando. Poi abbiamo la scrittura del soggetto, la scrittura del trattamento che è un rotativo e la scrittura della sceneggiatura. Il soggetto è un sunto brevissimo che viene consegnato di solito ai produttori per convincerli a produrre il proprio questo caso film. La sceneggiatura invece è qualcosa di più complesso, dove vengono inseriti molti dettagli anche inerenti a quello che dettagli tecnici, quindi magari dei movimenti di camera o anche altro. Abbiamo anche il riferimento fonti della produzione, la stesura dello storyboard, che è una specie di vignettatura di tutte le scene, cioè una bozza di quello che poi potrebbe essere il risultato finale. Ovviamente se uno fa lo storyboard non deve per forza attenersi a quello e copiare esattamente la scena per come uno l'ha pensata. C'è sempre comunque una improvvisazione da parte del regista, da parte del direttore della fotografia, chi si voglia. Poi abbiamo il casting, location scouting, production design, organizzazione delle giornate di ripresa, messa in contatto delle maestranze. Le maestranze sono chi lavora la troupe, studio e realizzazione dei costumi e previsualizzazione dei effetti visivi. Si fa spesso, soprattutto nei film blockbuster, questi film eccezionali, si fa una previsualizzazione degli effetti speciali. Anche qua è come se fosse uno storyboard, però sugli effetti speciali. Poi abbiamo la produzione, l'importante della produzione è innanzitutto non arrivare così tranquilli, ma organizzarsi, cioè innanzitutto bisogna andare 2 o 3 giorni prima per capire come sistemare le luci, però ovviamente tenendo in considerazione i progetti grossi, i progetti più piccoli va bene anche la giornata stessa, si va un'oretta prima, si sistemano le luci e va bene così. Poi è importante l'utilizzo del chuck. Ora non so, voi lo sapete come la sequenza del motore chuck azione. Vai. Allora, la sequenza è importante perché scandisce un ordine un ordine sistematico di ruoli, cioè innanzitutto si dice, il regista dice motore, alla voce motore chi tiene la macchina l'accende, chi invece per quanto riguarda l'audio dice lo accende, quindi è un messaggio per dire innanzitutto accendiamo, poi una volta che i macchinari sono stati accesi si risponde, loro ricevono questo messaggio e il regista poi decide di dare l'azione nel momento in cui è sicuro che tutti i macchinari sono accesi. Nel caso in cui il regista non segue questa sequenza, c'è il rischio che poi magari nel video quello che ha avuto chi doveva gestire il fonico, chi doveva gestire l'audio non ha potuto iniziare la registrazione e quindi si trova tutto il tempo perso, che soprattutto nel cinema è un denaro assurdo. Allora, post produzione, sviluppo dei giornalieri, sincronizzazione audio video, montaggio, musica e sound design, mix audio, color grading, effetti visivi e mastering. Il mastering è la fase finale, cioè l'esportazione finale. Degli altri comunque è abbastanza chiaro cosa vogliamo dire. Allora partiamo con un argomento abbastanza tosto, ma nemmeno, diciamo proprio più carine e artistiche. La composizione. Allora, la struttura di una buona fotografia, perché comunque anche se parliamo di videomaking è importante avere una base di fotografia. Ricordiamo che il video è non altro che una sequenza di foto, di frame. Quindi la struttura di una buona fotografia, come ogni altra creazione artistica, si basa sull'equilibrio
sull'equilibrio e il bilanciamento dei vari elementi che compongono l'immagine. Ora, quella che noi vediamo in foto è la regola dei terzi. Cos'è? Innanzitutto potete notare come l'oggetto di maggiore interesse viene collocato in uno dei terzi. I terzi sono a questo punto qua, questo, questo e questo. Sono 4. Sono 4 punti di interesse. Però ciò che sostengo io è che la regola dei terzi è l'espediente del fotografo video. Perché? È molto semplice, efficace, vero, ma molto semplice. Una cosa che possono fare tutti, una cosa che puoi fare immediatamente e soprattutto con le nuove macchine fotografiche hai già la griglia predisposta. Quindi può essere comunque un buon espediente, ma comunque è l'espediente del fotografo video. Non per questo non funziona. Ora vedremo anche degli esempi di cui funziona benissimo, però ricordiamoci che non esiste solo questo. Esempio, the golden section è un altro tipo di composizione che segue la sezione aurea. Quindi ogni riquadro si trova in rapporto a 1,1 eccetera eccetera con quello successivo. Ripetendo questo procedimento si ottiene questa spirale logaritmica. Perché questa spirale funziona? Perché si trova in natura. Questa è la sequenza, corrisponde anche alla sequenza di Fibonacci che, come forse qualcuno sa, è ben nota in natura, poiché molti fiori e anche altre cose seguono la crescita di questi, segue appunto la sequenza di Fibonacci. Infatti anche i grandi artisti come Leonardo da Vinci hanno usato questa regola per le loro opere. Poi abbiamo anche i triangoli. Noi umani siamo, diciamo, semplici. Noi abbiamo bisogno di delle forme semplici, a noi il semplice piace e lo si vede anche in questo tipo di composizione, poiché appunto questo principio compositivo è involontario, lo facciamo con il nostro subconscio. Ovviamente se qualcosa è troppo elementare non è completa, ma se è troppo complessa non è semplice. E il triangolo ha questa prerogativa di essere molto semplice, essere il poligono con meno angoli. Ora, per la composizione io vi consiglio caldamente questo libro di Michael Freeman ed è una guida illustrata su tantissimi esempi di composizione, sia da un punto di vista simmetrico, sia da un punto di vista dei colori, da tutta la composizione che possiamo avere è descritta in questo libro. Costa su per giù sui 200 euro, quindi non è nemmeno una grande spesa. Ed è veramente piacevole. Ora passiamo a una sequenza di immagini prese da una pagina Instagram che si chiama comp-basso. Comunque è molto carina e fa appunto un'analisi compositiva di molti frame presi da frame di film famosi. In questo caso la composizione è abbastanza semplice, si fonda su 3 livelli e la texture dei livelli cambia come se fosse un gradiente, cioè abbastanza semplice, più o meno semplice, complessa. Il soggetto tra l'altro si trova anche al centro e al centro all'incrocio con una delle linee orizzontali. Poi abbiamo ancora i triangoli e ovviamente la simmetria che ne deriva dai triangoli. L'altro triangolo. Ora, nella composizione, noi abbiamo parlato di composizione come se fosse una regola da rispettare, però non è detto che questa debba essere per forza rispettata. E mi serve per ottenere un esempio, perché appunto il personaggio è uno che è fuori totalmente dagli schemi. Nella composizione hanno scelto anche di non seguire nessuna regola. Qua è molto forzata come composizione, ma in realtà non si segue nessuna regola. Ora qua ovviamente le tecniche di composizione è consigliabile, se vengono utilizzate per una scena, utilizzarne magari la stessa per delle scene seguenti. Non che tutto il film, tutto il corto, tutto il video deve essere uguale, questo no, però comunque deve avere anche una base distintiva e questo film ne è una prova.
la maggior parte delle scene ha questa simmetria centrale in cui si fa corrispondere delle linee al centro di ogni soggetto, una linea verticale. Poi abbiamo qua la regola dei terzi che qua funziona, però può funzionare come può anche non funzionare. La maggior parte dei casi funziona sempre, solo che a volte uno dice ok, è vista. Qua abbiamo sempre lo stesso concetto della texture che cambia gradualmente. Qua invece abbiamo una composizione dove lo sfondo c'è il soggetto, che in questo caso sono le due navicelle, vanno crescendo, cioè si potrebbero tracciare altre due linee, una di questo verso e una da quest'altro, per indicare questo movimento di crescita che ha il soggetto, da destra verso sinistra. Sempre riprendendo il carattere distintivo dei film perché hanno la stessa composizione. Poi abbiamo Kubrick. Kubrick, lui nel suo caso, la composizione è distintiva nel suo essere lui Kubrick, non nei suoi lavori. Quindi qua lui cerca di mantenere in qualsiasi lavoro sempre la stessa tipologia di composizione fondata sulla simmetria centrale. Tanto da poco è morto il sergente. Curati, tua vita. Ok, parliamo di basi. Allora io ovviamente dico la composizione, la regola dei terzi, splendere il fotografo vivo, però è anche vero che questo che l'ho fatta io ho seguito la regola dei terzi. Questo è un esempio che non sempre non va fatto, a volte può funzionare. Allora, cosa parleremo? Parleremo di ISO, apertura, shutter speed, histogramma, profondità di campo, profili di colore, bilancietto del bianco, frammenti, però mi sa che tutto oggi non lo riusciamo a fare. No, però Iniziamo. Io ho portato, poi vi faccio vedere. Allora, innanzitutto parliamo di ISO, apertura e shutter speed. Allora, la corretta esposizione è controllata dalla combinazione di apertura e velocità di scatto. E ovviamente come facciamo a imparare questo concetto di esposizione corretta? Smanettando. Prendiamo la macchina fotografica, la impostiamo su priorità di diaframma o priorità di tempo o manuale e iniziamo a sperimentare. Vi consiglio prima priorità di diaframma. Priorità di diaframma cosa significa? Che tu imposti una grandezza del diaframma, e ora vi faccio vedere bene come, e la macchina in automatico sceglie la velocità di scatto. Priorità di tempo, il curatore, tu imposti una velocità di scatto e lui sceglie il diaframma, manuale scegli tutti e due. Ora, cos'è il diaframma? Io ho portato questo pezzo. Allora, questo qua è un pezzo di un vecchio obiettivo che ho riparato ed era appunto il suo diaframma. Questo è appunto come se fosse la pupilla del nostro occhio. Okay? Quando c'è molta luce la pupilla si chiude, quando invece c'è poca luce la pupilla va aprendosi. Ora, i valori vanno al contrario, nel senso che per un'apertura grande del diaframma abbiamo un valore molto basso, 1.2, 1.4, 1.8, per invece chiudere il diaframma utilizziamo valori come F22, F18 e così via. Velocità di scatto va a 1 fratto tipo un centesimo di secondo, un decimo di secondo, già un secondo è troppo, cioè una velocità di scatto molto lunga, nel senso che l'otturatore, cioè è una specie di finestrina, si apre e per un secondo entra luce nel sensore, poi c'è una slide che faremo vedere poi.
Comunque, combinando bene questi due valori si ottiene l'esposizione corretta, che noi troviamo esattamente al centro dell'immagine. Parlando di ISO è la sensibilità del sensore. Le macchine fotografiche hanno un sensore, quelle analogiche avevano un sensore analogico e il valore si scriveva ASA, invece ora abbiamo un sensore digitale, quindi il valore si intende per ISO. Ora, per un valore più basso abbiamo minore sensibilità ma una qualità maggiore, quindi ISO 100, ISO 200 abbiamo una forte qualità, però abbiamo poca sensibilità. Per poca sensibilità vuol dire che se abbiamo tanta luce all'esterno non abbiamo bisogno di tutta questa sensibilità, bisogno di luce. Traduciamo come sensibilità come bisogno di luce. Un valore alto, tipo 1600, ti dà la possibilità di prendere più luce possibile dall'ambiente, che magari può essere in una stanza buia, quindi la scelta dell'ISO va in base all'ambiente in cui ci troviamo. Se ci troviamo di giorno all'esterno utilizziamo un valore di ISO 100, 160, ora vediamo bene, mentre se ci troviamo in una stanza come questa possiamo andare su 400, 800, stanza buia da 800 a salire. Di notte si va anche su 3000, 6400 e così via. Cosa succede più salgo con l'ISO? Che si crea della grana. Nella terza foto infatti notiamo che la qualità è minore e notiamo quella specie di disturbo. Questa si chiama grana, non è proprio forse un termine tecnico, però comunque tutti la chiamano grana. Ci sono dei software che aiutano a rimuoverla, però è sempre consigliabile partire bene e quindi non avere questo tipo di grana. Cosa succede se mi trovo di notte e sono costretto a usarla? Va bene, la uso ISO 800, ISO 1600, però possiamo anche pensare, magari compro una macchina che costa molto di più e che regge meglio e non crea disturbo a quei valori di ISO. Ora, per i nerdoni il valore di ISO va inteso per è elevato a qualche cosa. Mi spiego meglio. I valori 100, 200, 800 creano più grana dei corrispondenti 160, 320, 640 e così via. Poiché c'è tutto un gioco di compressione, lettura dei dati, tutta una cosa più tecnica dell'hardware della macchina fotografica, nel senso che legge meglio i file in base alla sensibilità 160 che invece 160 per poi spostarli a 100. Voi tenetelo così a mente, proprio memorizzatelo. Sì, pure. Perché i pixel vanno a 2 elevato a 10, 2 elevato a 8 bit e quindi la sensibilità, il valore di sensibilità è consigliabile utilizzare nel caso in cui la macchina lo permette, valori come 160, quindi 80, 160, 320, 640 e così via, questa scala di 80. In sostanza 100, 200 sono dei valori tradotti, meglio andare sull'originale. Ora abbiamo l'istogramma. L'istogramma serve per innanzitutto parliamo prima della gamma tonale, è un termine utilizzato per descrivere i livelli di luminosità di un'immagine dal più scuro al più chiaro, e quindi noi utilizziamo termini come ombre, mezzi toni o luci per indicare delle porzioni dell'immagine che corrispondono appunto alle ombre e ai mezzi toni, cioè la via di mezzo tra le luci, le ombre e le luci. Ok, questi sono 3 esempi di istogramma. Il primo mostra uno spazio, considerate che allora, considerate che la gamma per una buona immagine dovrebbe coprire tutto l'istogramma, cioè allora deve utilizzare tutta la gamma possibile, cioè
da questo valore a questo valore. Se ne utilizza, come in questo caso, questa parte non abbiamo porzione di immagine, vuol dire che abbiamo un'immagine a basso contrasto, cioè non abbiamo quelle luci così forti e nemmeno abbiamo dei neri così forti, quindi abbiamo un'immagine molto simile a questa. Noi però in realtà vorremmo una cosa del genere, così è più corretta dal punto di vista fotografico. Quindi passiamo all'istogramma, al secondo istogramma. Questo invece mostra delle buone, una buona gamma tonale, solo che gli mancano ancora, non ha dei bianchi luminosi, cioè abbiamo sempre dei neri abbastanza presenti, ma ci mancano i bianchi. Questa manca i neri, ma abbiamo un picco sulle luci, quindi questo cosa sta a significare? Che abbiamo bruciato i bianchi. Spesso vi è capitato magari di fare anche la foto del telefono, noi ci troviamo in una stanza e fuori c'è il sole, faccio una foto e vedo la finestra bianca e tu dici ma io con l'occhio in realtà lo vedo, perché con la fotocamera no? Perché quella fotocamera non ha la possibilità di catturare tutta questa gamma tonale che cattura questo occhio, e quindi quella parte ha scelto magari di riservare la gamma tonale inerente allo spazio in ombra e bruciare le altre luci. Magari uno poteva mettere lo spettrometro nella finestra e metteva solo, faceva vedere solo quello che ci sta nella finestra e quello che invece sta dentro la stanza è tutto nero. Quindi dall'istogramma vediamo già un'anteprima di come potrebbe essere l'immagine con dei bianchi bruciati o dei neri troppo presenti, o magari fortunati fa tutto bene. Fa cosa c'è? Vabbè dai, mi ricordo che immagine c'era. Comunque la profondità di campo, la profondità di campo è l'area perfettamente a fuoco ed è controllata da 3 fattori. L'apertura l'abbiamo già descritta, il diaframma, la lunghezza focale, che invece è la lunghezza che si trova negli obiettivi. Noi abbiamo diversi obiettivi, dal 10-18 mm, millimetri alla lunghezza focale, 40 mm come quello che sta riprendendo, e con 85 mm e così via. E anche dalla distanza tra il soggetto e la fotocamera. Questi sono i 3 fattori principali. Allora, con un'apertura focale molto aperta, quindi un valore molto basso, il diaframma deve essere totalmente aperto, abbiamo una forte profondità di campo, cioè abbiamo praticamente tutto lo sfondo tutto sfocato. La lunghezza focale contribuisce anche, cioè maggiore è la lunghezza focale, maggiore, più è sfocato lo sfondo, cioè la porzione di spazio che sta dietro il soggetto, e anche la distanza tra la fotocamera, questo influisce. Se io mi metto più vicino al soggetto, lo posso fare anche con gli occhi, cioè metto l'oggetto qua vicino, vedo tutto lo sfondo sfocato, ma se allontano il soggetto lo vedo a fuoco come anche lo sfondo. C'è l'animazione. Qua fa vedere una differenza di lunghezze focali. Lente grandangolari sono lunghezze focali 28, 10, 18, su per giù, minori di 28 mm, ed abbiamo un campo largo, cioè gran parte dello spazio lo vediamo e sta dentro la camera. 50 già restringe, è come se fosse un piccolo zoom. 200 ancora di più, addirittura 200 è proprio un zoom assurdo. 200, 400. Ok, qua abbiamo un piccolo video che spiega sia la differenza che ho parlato prima, perché magari a parole non si capisce, che è un video molto più immediato, e anche certe inquadrature che si fanno nel cinema, cioè mezzo busto, total body. Queste sono tipologie di inquadratura, nel video lo spiega abbastanza bene. Facciamo partire. A full body shot includes the feet in the frame. For this type of shot, remember to never cut off just the feet. In fact, it's bad practice to cut off your subject at your knees and below. It may look like you basically did it unintentionally or by mistake, like you can see here. It also just looks awkward when the person's legs are cut off below the knees. Now, this in fact is not a rule by any means. In fact, I don't really think there are any rules in film.
But it's just, bad practice. If you're gonna frame your subject like this, then you better have a good reason for it. Otherwise, it will just confuse your audience, and it will just simply look like you don't know what you're doing. So basically, for a full body shot, you should, stick to something like this. Next shot is a medium full shot. That's when you go in a bit closer, and it's usually also when you cut off your subject somewhere between the knees and the waist. Once you frame up above basically the waist area, that's called a medium shot. After that, we move in for a close shot. That frames from around the breast area and up. And then this here is a close-up, which basically frames mainly just the subject's head. Once you move in even closer, where you start to cut off the forehead or the chin, that's usually referred to as an extreme close-up. Even once you move in to just frame the eyes, for example. Now, what you gotta remember is that there is no standard by which to go when naming these type of shots. These are simply the names that I use. There are others out there that use different names. What's important is that you know what type of shots you want to get. So, when you're planning your shots or doing your storyboards, you always use the same names for the shot types. So you basically don't end up confusing yourself later on down the road when you go back to look at your notes or your storyboards. Next, we'll talk about the types of shots or angles, like over the shoulder or a two shot. These are most commonly used in a scene where two characters are talking to each other. These shots refer more to the angle than what the exact framing is. For example, you can have a close-up over the shoulder, or a medium over the shoulder, like you see here, and you can even go to a full body over the shoulder. Same goes for the two-shot. Here we have a full body two-shot, and then a medium two-shot, and then a close-up two-shot. Or, you can also have a 3 or 4 shot or whatever, depends on how many characters you have in the shot. Other shot types you might hear about are an insert or a cutaway, which is basically a close-up on a part of the scene, or, it could be a POV of one of the characters, maybe seeing basically a certain detail in that scene, like we see here, where one of the characters passes the car keys to the other. And many times people ask me what size lens should they use to get, for example, a good medium shot. And really, there is no one correct answer. The types of shots or the framing really have nothing to do with the lens. For example, you can have a medium shot that's shot using a wide-angle lens, such as this 16mm Canon lens that I'm using here. Or you can have a medium shot that's shot using a 50mm lens. Same if you use 100mm or even a 300mm telephoto lens. They all produce medium shots. But of course, each of those lenses gives that shot a different look and effect. The framing doesn't change, it's just a perspective. So remember that shot framing has nothing to do with the lens size. And the only way you'll ever really know what type of lens to use in your scenario is once you have a lot of experience going out there and filming. Just trying out different types of lenses and experimenting. Then, afterwards you should come home and compare what kind of effects you got using various lenses on different types of shots. Because there's virtually an infinite amount of effects that you can get when you're mixing up different types of framing, shot types, angles, and lenses. For example, let's take a close-up and do a few versions of it and see what kind of effects we can get. If we were to use a mid-size lens, such as this 50mm, then you would get something like this, an average type of kind of looking shot. But for example, if you're filming, let's say, a comedy and you wanted to show a person, in a funny way, then it might be better to go in real close and use a wide angle such as the 16mm lens, which will make your subject's features look a bit distorted or exaggerated. It's not actually the lens that makes your subject look that way, but your relative position to the subject. Basically, the closer you move to your subject, the more dramatic the perspective will be. But obviously, you gotta use a wide angle lens when shooting this close. Right now, we're about 2 feet away from the subject. Now, if we were to use a 50mm lens at that same distance, then the perspective doesn't change, but the framing obviously will, because we're basically just zooming in. So all you end up seeing is this. It would be the same if we look at this shot that we got using a 16mm lens and then digitally zoomed in. The only difference being that the depth of field would be the same as the 16mm lens, and of course we end up losing a lot of the resolution, which is why we use different lenses. Or if you're using a camera that doesn't have interchangeable lenses, then you would simply zoom in or zoom out. Now let's take a look at a full body shot.
To get it with a 60mm lens, we have to move away from the subject a few more feet. If you were to move away from your subject to about 250 feet, then this wide angle might be good if you're trying to get, let's say, a wide shot of the location, because your subject is so small that it's really hard to even see him. So that's when you want to use a long lens, such as this 300mm, to basically zoom in. Now, when you're this far away, that's when the subjects will look more flat and less exaggerated, since you're seeing all the features from pretty much the same perspective. It will also bring other surrounding objects, such as this mailbox that we have there in the background, closer to our main subject. Whereas if we were, a bit closer and let's say using a 50mm lens, it looks like that mailbox is a lot further away. They're both the same types of shots, a full body shot. But what changes now is our relative position to the subject. And since with the 300mm lens, we have to move away so much further and then zoom in optically, we end up also zooming in on the mailbox, which is why it makes it look like it's basically a lot closer to our subject than for example, you can see in this full body shot that we got using a 50mm lens. So anyway, next time you're wondering what lens you should use in your setting, just simply go out there with your camera, test out different lenses, experiment. Comunque, allora, cosa abbiamo visto da questo video? Prima di tutto, vabbè, la differenza è chiara, no? Da diverse lunghezze focali, risultato. Lo sfondo cambia, più è lunga la lunghezza focale, più è piccola la porzione di spazio che viene ripresa, cioè sta dentro l'inquadratura. Poi che altro? Poi quando c'è stato qua la nevicava, abbiamo visto che con 16 mm la neve quasi non si vedeva, mentre col 300 sì, perché ha ripreso molto più spazio in cui cade la neve in mezzo. Quindi anche per simulare, magari abbiamo un film d'azione in cui nevica qualsiasi altra scena, allora se noi vogliamo simulare una bufera e non abbiamo l'attrezzatura per creare la neve e buttarla nell'inquadratura, nella scena, una tecnica può essere anche quella di allontanarsi, approfittare del nevischio che c'è nella scena e dare questo senso di bufera che in realtà non c'è, cioè tu vai nella scena e non lo noti. Allora, andando avanti, andiamo su profili colore. Facciamo questo più basso, mi sa. Sì, dai, facciamo questo. Allora, profili colore. La macchina registra con un profilo colore, sta a noi scegliere quale. Il profilo colore è, magari chi ha avuto qua una macchina e sa, si è smanettato un po'. Allora, i profili di colore sono ad esempio neutral, portrait e altri profili che sono regolano questi quattro valori in base a ciò che uno vuole vedere. Ad esempio il ritratto dà maggiore nitidezza, minore contrasto, più saturazione. Noi però non ci fidiamo con i valori che vengono impostati dentro la macchina, preferiamo impostarli poi noi in post-produzione. Allora qual è la scelta del videomaker serio? Quella di registrare in un profilo flat, cioè con questi valori quasi a zero nitidezza, zero contrasto, zero saturazione, cioè come viene registrato deve essere trattato, non ci deve essere niente di aggiunto. E poi noi in post produzione con i software tipo Premiere o DaVinci aggiungiamo nitidezza, aggiungiamo contrasto e effettuiamo la color grading e la color correction. Questo nell'immagine è un esempio di un formato flat, infatti vediamo che è desaturato, senza contrasto, senza nulla. Questa invece è la stessa inquadratura, però diciamo sistemata, diciamo perché anche qua ci sono degli errori fatti apposta. Ora vi chiederei qual è secondo voi un errore immediato, perché poi comunque quando faremo la lezione sul color grading vedremo di ovviare a questo problema. Un problema che subito si riscontra. Cioè il viso si nota. Il viso si nota in che senso?
Parliamo solo di colori. Colori, Sì, colori. quindi... No, come scelta di coloratura va bene, cioè No, cioè, dico nel senso... come viso è troppo luminoso. Ecco, questo era il problema. Perché vabbè, il viso alla fine non ci può stare, è il soggetto meglio illuminarlo. Vabbè, quelle sono... Allora, sulla scelta dei colori, questa magari quando faremo la lezione sul color grading vedremo come cambiare i colori, fare i capelli verdi, la neve la possiamo fare gialla, in qualsiasi colore, cioè può fare quello che vuole, anche la faccia la può fare verde, è stato fatto. Gli occhi come si può ovviare a questo problema? Mettendo una maschera. Le maschere sono dei livelli aggiuntivi che si posizionano sopra il layer principale e che diciamo fanno applicare delle correzioni solo in determinati spazi che noi vogliamo. In questo caso potremmo mettere una maschera della forma di questa forma, potremmo fare una maschera che colorava solo gli occhi e applicavamo la correzione del colore solo nella parte di spazio fuori dalla maschera e quindi i colori rimanere sul grigio e in seguito mettere un fondo magari di bianco, possiamo fare quello che vogliamo alla fine. Attenzione. Anche là. Il ramo? Sì, vabbè, nel senso lo vuoi levare. No, è secondo me troppo acceso rispetto alla Giusto, Che non è giusto. verde, ma Giusto, si può anche fare una maschera, perché alla fine il color grading è maschera, ha maschere applicate su maschere, tutti i zoni. tenete presente che comunque quindi lo stiamo vedendo su uno schermo proiettato su una TV, quindi contrasto su contrasto. Sì, qua c'è il contrasto aggiunto, se la guardate qua già notate che non c'è tutto questo contrasto. Quindi uno poteva mettere una maschera qua e ridurre l'esposizione così da non creare questo elemento di disturbo. Anche questo è un errore da tentare, perché se noi vogliamo far vedere lei, però c'è questo ramo che ci distoglie l'attenzione. Allora, il bilanciamento del bianco è abbastanza importante, forse una delle cose più importanti è la fase... Aspetta, No, adesso si torna, cioè lo riacceso. ok. Adesso diventa prima. Ma stai riprendendo? No, non sta. Se perché si allora, bilanciamento di bianco si può fare in svariati modi, c'è quello automatico che funziona bene. Nel nostro caso, se poi guardate magari a casa la diretta, vedete che il bilanciamento del bianco è sbagliatissimo, che c'è troppo giallo. Quindi come si fa a sistemare il bilanciamento del bianco? Esistono strumenti che sono dei cartoncini di tonalità di grigio diverso, si utilizza il grigio chiaro che è molto simile al bianco, molto simile a questo colore qua, e si posiziona davanti alla telecamera e si imposta, questo è il campione per il bilanciamento del bianco, quindi la telecamera utilizza quel campione per bilanciare il bianco e bilanciare tutti i colori. Oppure si può scegliere un preimpostato che può essere il daylight, il shade, il tungsteno, il flash, il fluorescente, il nuvoloso. Farlo in manuale, meglio automatico o manuale, dipende. Se è giorno ci troviamo in un ambiente aperto, andiamo di automatico perché qualsiasi macchina va benissimo. Se siamo però in un ambiente controllato, intendo ambiente controllato, un ambiente in cui non batte la luce del sole ma solo delle luci aggiunte come in questa stanza, allora qua è meglio impostarlo e si può fare in due modi: manuale con il cartoncino, oppure magari possiamo far vedere scegliendo noi il calore da dare alla luce. Questi 6 bilanciamenti profili hanno un valore di calore in Kelvin, sembra daylight 5000, non mi ricordo, non deve sparare. Quindi noi possiamo scegliere questo valore e abbiamo il
bilanciamento del bianco corrispettivo. Se ci siamo vicini ma ancora non abbiamo ottenuto il perfetto bilanciamento del bianco, in post-produzione possiamo fare qualcosa. È preferibile comunque sempre rimanere, fare tutto bene subito e in post-produzione risolvere solo i piccoli problemi. Poi abbiamo frame rate. Allora, frame rate è la frequenza di fotogrammi di un video. Abbiamo detto che un video è tante foto messe insieme. Ora il frame rate regola questa sequenza. Maggiore è il numero di frame rate, maggiore sono i fotogrammi per secondo. Per un secondo di girato abbiamo tutti i fotogrammi. Ad esempio, nel 25 fps è il formato, il frame rate diciamo standard in Europa e in Italia. 24 già ci spostiamo più sul diciamo lo standard americano. 30 non mi ricordo la forse nella TV. 12 è un formato strano, diciamo che non si usa mai, lo si può usare da 12 in giù per fare dei time lapse, perché anche i time lapse sono dei video sostanzialmente con delle immagini essere uno per ogni 10 secondi, una foto ogni 10 secondi, unisci i fotogrammi e hai un video. Ovviamente se noi giriamo frame rate a 60 fps possiamo rallentarlo, 24 no, perché se noi decidiamo che il nostro video finale deve girare a 25 fps perché è lo standard italiano, ovunque lo mandiamo deve avere 25 fps, quindi se già registro 25 fps non possiamo rallentarlo. Rallentare significa allungare questa sequenza di fotogrammi. Se invece abbiamo 60 fps possiamo allungarlo, con 50 fps possiamo allungare il video della metà, del doppio, della metà. Cioè ogni frame dura il doppio. In sostanza noi ne abbiamo 50, ne servono 25, allunghiamo il video così che abbiamo 25 fps. Ogni frame in 25 però ripresenta il doppio dello spazio, quindi diventa rallentato. Stessa cosa poi si arriva anche a migliaia e migliaia di frame. Insomma, siccome 25 è un formato abbastanza semplice anche per i calcoli, 25, 50, 75, 100, uno può fare tra giro in 100 frame per secondo, allora io posso rallentare fino a 4 volte. Giro a 75 posso rallentare fino a 3 volte. Quindi magari su Premiere mettiamo che rallenta del 50%, del 25%, un casino. Poi uno vede, nel senso, lo capisci perché sotto il 25 vedi il video molto scattoso. Come esempio avete visto nella TV il video che si vedeva a scatti, quello è il risultato, se scendete sotto una certa soglia. Poi non è detto che da 25 fps non possiamo rallentare, ci sono dei software che possono, diciamo, sistemare, creare dei fotogrammi, poi lo vediamo quando abbiamo Premiere. Un'altra cosa, non giriamo però sempre in 60 fps perché diciamo ok, 60 fps tanto chi se ne frega, io poi posso anche scegliere di rallentare o non rallentare. No, non è un approccio giusto. L'approccio giusto è quello di scegliere già in partenza se dobbiamo avere una scena rallentata o no. Quindi se ho una scena, so per certo che non la devo rallentare, la giro a 25 fps, se invece so che la devo rallentare a 60 e così via. Questo perché? Perché quando noi abbiamo 25 frame per secondo la macchina registra ad una velocità di megabit per secondo. Ad esempio 100 già si parla di macchina abbastanza costosa. Però se noi giriamo a 60 fps, quei 100 megabit al secondo vengono utilizzati per 60 frame e abbiamo un valore di informazioni minori che invece avrebbero per 25 fps. Quindi lo slow motion ha un prezzo. Ovviamente ci sono macchine che fanno anche differenza, cioè 25 fps li girano a 60 megabit al secondo, il 60 lo girano a 100 megabit per secondo. Ci sono macchine che lo fanno, la maggior parte delle macchine non lo fa. Sì, il video pesa anche di più.
però è come se tu avessi meno informazioni per ogni frame. Risoluzione. Allora, per la risoluzione abbiamo HD, ormai non si usa più HD, un po' di giro. Andiamo in Full HD, che possiamo dire forse il minore, anche lui sta per morire. E poi abbiamo Ultra HD e 4K. Non è la stessa cosa, chi lo dice se ne può andare fuori. Allora, Ultra HD è esattamente 4 volte, no, è il doppio del Full HD. Il 4K no, 4K quando è stato inserito è stato deciso, ok, inseriamo un'altra unità di misura che non è più Full HD. Infatti qua manca il 2K che è leggermente su per giù a questa dimensione. Dico su per giù, è leggermente più grande del Full HD e il 4K è il doppio del 2K. Non è proprio così l'atletico. Vabbè, poi lo cercate, si trova ovunque. Ok, vabbè, qua è semplice. Se noi abbiamo un 4K possiamo, abbiamo deciso che il video finale deve essere in Full HD perché magari lo devo mettere su Facebook, lo devo mettere su Instagram, eccetera, dove ancora gira bene il Full HD, anzi forse in Facebook HD è ancora il massimo, ancora non messo da poco. Quindi allora cosa posso fare? Posso girare in 4K e restringere l'inquadratura fino a portarla a Full HD. Così ho il vantaggio magari nelle interviste di avere una specie di doppia inquadratura. Io giro tutto il video che sto sempre girando ora, lo giriamo in 4K, però poi nel montaggio scelgo che alcune parti restringo di più sul viso, altre parti invece no. Questo è un utilizzo buono del 4K. Oppure magari su YouTube voglio una qualità di video superiore o magari ho bisogno di proiettarlo in dei schermi molto grandi, utilizzo il 4K e non utilizzo il Full HD. Perché in sostanza si parla di pixel e poi il monitor dovrebbe fare uno sforzo per arrivare a quella dimensione. Abbiamo tempo per altro o abbiamo più? Vabbè dai, chiudiamo, tanto insomma vabbè. Sì? No, non è più piccolo. Cioè, è più largo. No, questo è 3840. E il 4K di 4090, sì. Quindi scusami, il 4K è più largo. 4K non c'è in questa. Non c'è. Non c'è in questa inquadratura. Quello disegnato è il 2K.